questo nuovo video. Questo è un terzo video di una serie dedicata alla composizione sul basso elettrico, come usare il basso elettrico per comporre linee di basso seguendo esattamente il principio che usano i compositori, cioè i pianisti, i chitarristi, eccetera. E questo è il terzo video perché i primi due sono usciti qualche mesetto fa. Il primo video era dedicato a comporre partendo da un'idea solo ritmica. Il secondo invece era partendo da una serie di note. In questo terzo video vediamo un altro aspetto su come comporre linee di basso in modo, diciamo, intelligente, non banale, non semplicemente buttando a caso le mani e cercando di beccare qualcosa di buono. In questo terzo video mi voglio concentrare su un particolare che va oltre a quelli che sono gli elementi di base che si usano per suonare il basso, cioè le scale e gli accordi. In questo terzo video voglio aggiungere anche i cromatismi, che è una cosa che già ho già discusso in diversi video, ho già dimostrato in diversi video. Chiaramente tutto questo materiale è all'interno del corso bassista contemporaneo, in particolare nel secondo corso. Questi cromatismi però possono essere inseriti anche loro, semplicemente in modo casuale oppure in modo molto ragionato, in modo da far sì che questi cromatismi, invece di creare solo tensione e poi non risolvere, possono invece risolvere su note dell'accordo. In particolare ci concentriamo in questo video su come lavorare. Prendo ad esempio un Sol minore settima, questo è il Sol, la sua terza che è il Si bemolle, il Re, il Fa e il Sol, e come lavorare su queste quattro note, perché Sol, Si bemolle, Re, Fa, poi il Sol è la prima di nuovo, lavorare su queste quattro note creando un cromatismo su di loro, cioè Sol, un Fa diesis che risolve sulla fondamentale, un La che risolve sulla terza, cioè sul Si bemolle, un Do diesis che risolve sul Re, il Mi che va sul Fa, cioè sulla settima, ed eventualmente un Fa diesis che va sull'altro Sol. In pratica le quattro note dell'accordo Sol, Si bemolle, Re, Fa, compreso anche il Sol che è l'ottava, vengono precedute da un semitono sotto. Questo è il Sol che è la fondamentale, Fa diesis Sol, Mi Fa, Do diesis Re che è la quinta, La Si bemolle che è la terza, Fa diesis Sol, volendo c'è anche Mi Fa qui in basso, tanto la fondamentale è sempre il nostro Sol e la nostra terza, quinta, settima, fondamentale, terza, quinta la possiamo trovare anche in altre zone dello strumento. Questo è il Re che è la quinta, appoggiatura sulla quinta, sulla terza, minore, sulla fondamentale, sulla settima, sulla quinta, sulla terza, sulla fondamentale. A questo punto abbiamo chiaramente la fondamentale, che è la prima nota che conviene far sentire per creare un'armonia molto precisa, molto chiara per gli altri strumenti, per la chitarra, per la tastiera. Bisogna che il Sol sia, se non è subito in battere, almeno lo sia lì vicino. In realtà partiamo subito avendo questo Sol. Prendiamo ad esempio un ritmo di base molto lento, magari tacca 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 tacca, basato sui sedicesimi, ta 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 ta, e gli faccio un ritmo qua sopra tipo pam, caccara, caccan, 4. Ok, poi adesso provo a lanciarmi ad esempio sulle note, pam, 4. Ok. Sto usando quelle note che ho detto prima, cioè i semitoni sotto ad ogni nota dell'accordo di Sol minore settima. 4. Con la quinta. Questa è la settima, poi sto cercando 3 e 4. Questo mi sembra interessante, provo a svilupparlo. 3 e 4. Può essere un'idea, buono, allora come prima battuta può funzionare.
Ok, prova a farla adesso appoggiando anche sulla settima. 3 e 4. Mi sembra anche interessante, ok? Pam, caracaracan, cachin, taracan, caracaracan, can, con. Queste sarebbero già 2 battute. 3 e 4. Quando ho 2 battute ho già un bel po' del materiale che mi serve, perché ad esempio potrei fare su 4 battute, se voglio ampliare a 4 battute, la terza battuta è molto buono se la faccio praticamente quasi uguale alla prima. Prima e terza battuta possono essere molto simili e questo dà un'idea molto di circolarità, dà un'idea molto di forma del pezzo, molto chiara. Provo a farlo. In pratica però la quarta battuta mi conviene modificare quella che è la seconda, in modo da avere la prima di un tipo, la seconda di un altro, la terza come la prima e la quarta un'altra ancora. È come se fosse una forma A-B, la prima è A, la seconda è B, A-C. Questo di solito funziona abbastanza bene per allargare a 4 battute un'idea come quella che ho fatto adesso in 2. 3 e 4. Questo mi piace veramente tanto, mi sembra molto efficace. La risuono ancora, quindi la prima e la terza sono uguali, la seconda e la quarta sono un po' diverse. Nella quarta facevo una cosa di questo tipo: appoggiatura ottava, settima, terza, quinta e la settima. Questa era bella piena ed era la quarta, quella che hai chiamato prima la C. 3 e 4. Ok, provo adesso a scriverla perché la cosa è interessante, poi magari scrivendola qualche piccola modifica la faccio. Ok, ecco come potrebbe essere scritta quindi. Ta ta ri ta ra tan, ta ti ta ra tan, ta ri ta ra tan, can can pam, ta ri ta ra tan, ta ti ra ra tu. Tara, un tara. Nota dell'accordo, appoggiatura sulla terza, appoggiatura sulla quinta, fondamentale qua sul sol, quinta, fondamentale, appoggiatura sulla quinta, cioè do diesis re, sol, appoggiatura sulla terza, perché il si è la terza, mi fa appoggiatura della quinta, qui c'è il re che è la quinta, terza, fa diesis appoggiatura per tornare da capo sul sol, dove dicevo che questa è uguale a quella. In realtà ho fatto una piccola modifica nel finale, però questa fondamentale, appoggiatura sulla terza, appoggiatura sulla quinta fondamentale è uguale a quella di sopra, però ho cambiato un po' il finale, fa mi re, dove fa mi re in pratica abbiamo un pezzo di scala, quindi un po' un'eccezione rispetto all'idea di usare i semitoni che si muovono sotto. La risuono. 3 e 4. Da capo.
Bene, questo che adesso l'ho scritta la considero quasi come se fosse la mia composizione. Poi, siccome all'interno del corso chiaramente invito sempre a creare improvvisazione, a creare variazioni rispetto a un qualcosa che viene organizzato, questa è la parte organizzata, ti invito quindi a questo punto, mentre vado a suonarla, di cambiare anche delle cose pur tenendo come base di lavoro questa idea che ho scritto. In pratica succede che adesso attacco la batteria, mi metto a suonare facendo questo giro ad esempio 4 volte, poi invece vado fuori da questo giro ma rimanendo su questo tipo di atmosfera e sempre usando queste appoggiature, quindi ho la fondamentale che l'appoggio un semitono, anche la settima che è il Fa, faccio Mi, Fa, Sol, la terza, la quinta, la settima, la fondamentale, la terza, quindi tengo di base quello che ho scritto pan, para para pan, capi para pan, can con pan, cara cara can, ta tirara ta, tara tara tara, un tara tara. Tengo questa come base, ma ci suono sopra. Ok, quindi l'idea che volevo proporti in questo video, che è tutto materiale, ripeto, che c'è all'interno del corso bassista contemporaneo, era questo: partire non usando solo le note della scala, che vanno benissimo, ma che però dopo un po' ti portano ad avere le frasi sempre uguali, usare le note degli accordi, e fin qui è ancora abbastanza normale, ma meglio ancora con le appoggiature un semitono sotto su ogni nota dell'accordo. In questo modo cosa succede? Aggiungiamo delle tensioni, perché i semitoni sotto sono tensioni rispetto all'accordo, ma risolvono sempre sulle note dell'accordo, quindi l'effetto è di avere un attimo di tensione che poi diventa invece consonanza e quindi diventa una cosa piacevole. Questi semitoni sotto l'accordo, in questo caso Sol minore settima, ma poi all'interno del corso lo sviluppiamo portandolo in tantissimi altri accordi e tonalità. A quel punto ho iniziato a costruire le linee usando i concetti che avevo già presentato negli altri video che ti dicevo sulla composizione per il basso, partendo da un ritmo, seguendo un po' il flusso del ritmo e cercare un qualcosa di buono, trovare un'eventuale battuta di partenza del lavoro che ho chiamato A, poi fare un suo contrasto, una battuta, una seconda battuta come contrasto che ho chiamato B, riprendere la terza battuta sempre la A leggermente modificata e avere magari un finale alla quarta battuta con ancora più tensioni, e questo è un po' il risultato che ho tirato fuori e questo lo tengo come modello. Poi ho cominciato a suonarlo, ho detto ok, lo suono 4 volte, poi posso suonarlo anche di più e su questo costruisco delle variazioni
variazioni, usando sempre questi semitoni però liberi, improvvisati, per poi tornare a lavorare su questa linea. In pratica questo corso è un corso che serve proprio per questo, per farti vivere la musica in modo pieno e completo, lavorando sulla composizione, lavorando sull'improvvisazione, sul modo di variare le linee di basso, e attraverso tantissime strategie, tantissime idee, cercano proprio di abituarti a vivere con la musica, creando musica. Quindi questo è il lavoro del libro, e quello che abbiamo visto oggi è già un piccolo elemento estratto dal corso che spero possa darti nuovi stimoli. Ci vediamo in un prossimo video. Ciao!